Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi andremo a parlare di stampa 3D. Ti faccio vedere la mia, guarda, è al lavoro. Sto stampando un pezzo da circa 1 ora e 48 minuti. Ragazzi, come letto dal titolo del video, oggi andiamo a capire quanto consuma realmente una stampante 3D. Allora, prima di questo è giusto fare delle considerazioni. Perché una stampante 3D consuma? Cosa consuma in una stampante 3D? Allora ragazzi, in una stampante 3D consumano le resistenze, o meglio, per la maggiore consumano le resistenze. Che resistenze abbiamo noi in una stampante 3D? Il piatto, perché il piatto in vetro temperato è riscaldato, cioè tutto sotto al piatto c'è una sorta di serpentina che con, diciamo, l'alimentazione, perché c'è un alimentatore dentro tutte le stampanti in corrente continua, attenzione, guarda questo piatto di stampa dove appunto nascono i pezzi, quello è riscaldato. Il mio in questo momento è a 60 gradi, ok? Però possono raggiungere temperature più alte, anche 90 gradi. Poi un altro componente che consuma tanto è l'estrusore, questo qui. L'estrusore, ragazzi, che cos'è? È una resistenza, una vera e propria resistenza avvolta in una canalina metallica. Che cosa fa? Scioglie il filamento. Sciogliendo il filamento, appunto, con il movimento, la stampante 3D va a costruirti i tuoi pezzi plastici. E allora il consumo in una stampa varia anche dal materiale, perché c'è il materiale che necessita una temperatura del bed, cioè del piano, più alta, e anche dell'estrusore più alta. Io in questo momento sto stampando il PLA o anche PLA Plus, è uguale, lavorano con le stesse temperature. Perfetto, chiuse tutte le luci, andiamo a vedere quant'è il consumo. 120, 420, 400, 300. Come visto dal contatore, dal wattmetro che abbiamo tutti a casa, nel nostro contatore di e-distribuzione, dentro c'è la funzione wattmetro che appunto mi calcola quanti watt sta consumando il mio impianto elettrico. Perciò, come visto, 100, 200, 300, 400. Perché, ragazzi? Perché una stampante 3D non consuma sempre gli stessi watt. Questo perché? Perché le resistenze, il piatto, l'estrusore non sono sempre accese. Mi spiego meglio. Quando tu avvii la stampante 3D, clicchi su Start, perciò lei inizia la stampa. Da quel momento le resistenze, entrambe resistenze, inizieranno a lavorare, cioè a riscaldare sia il piatto che l'estrusore. Quando arrivano a temperatura massima, che è quella programmata tramite il software, che cosa fanno, ragazzi? Staccando l'estrusore e il piatto restano con quella temperatura. È normale che a temperatura esterna più fredda si iniziano a raffreddare, perciò faranno il mantenimento. Il mantenimento cos'è? È dare alimentazione tramite dei sensori, tenere sempre sotto controllo le due temperature. Ragazzi, è tutto elettronico, è tutto un controllo elettronico, un termostato che quando le temperature scendono
sotto un grado di quello programmato, attaccano le resistenze. Attaccando le resistenze, alternativamente i consumi saranno non sempre uguali. Se io chiudo il mio box, ok? Perché ora ce l'ho aperto, il garage, ragazzi, è molto ma molto freddo, perciò se io chiudessi il box avrei molto meno consumo. Perché? Perché là dentro si chiude tutto, il calore resta bello bloccato dentro e le resistenze consumerebbero molto meno. In questo momento ho una temperatura, ti faccio vedere, di 18,4 gradi interna, però va a salire grado dopo grado, grado dopo grado. Questo sta a significare cosa? Che il box sta prendendo temperatura calda. Prendendo temperatura calda, il piatto e l'estrusore si raffredderanno meno, perché la temperatura di tutto il box interno sarà una temperatura tale da permetterti di risparmiare. Perciò un mio consiglio è quello, se puoi, di chiudere la stampante 3D in un box come ho fatto io, per esempio in legno e materiale termoisolante, che può essere il polistirene. Facendo così, ragazzi, avete sempre sotto controllo le temperature, ed eventualmente in estate, quando ovviamente fuori fa caldo, là dentro le temperature salgono subito. Per evitare questo, cosa dovreste fare? Come ho fatto io, mettere un bel termostato con ventolina. Questo termostato con ventolina mi sputerà fuori l'aria calda. Eccola là, siamo arrivati a 20 gradi, come hai visto siamo saliti già di 5 gradi in niente. Ora a 22 gradi e 5 parte autonomamente la ventola che butta fuori l'aria calda, e la temperatura interna si abbasserà di circa un grado circa. Perciò, ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è stato utile, se ti è piaciuto, continua a seguirmi, lasciami un like e iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Questo è il mio garage, ancora in fase di completamento. Qui ho la seconda zona, anche questa ancora da completare. E niente, ragazzi, ciao e al prossimo video.